Non di rado, quando si sta conoscendo un nuovo produttore, capita di intuire molto del suo carattere e della sua filosofia da quelli che un occhio inesperto potrebbe scambiare come semplici dettagli. Per questo uno dei tratti che più mi ha colpito di questa realtà è il fatto che tenga a precisare fin dalle prime righe dedicate alla sua storia che col Terenzio non è una realtà familiare e non possiede una storia lunga come altri vicini di casa che invece puntano molto su questi due fattori per accrescere il valore percepito. Un'insolita strategia di comunicazione che è, secondo me, rivelatrice di una precisa intenzione di porre in primo piano la trasparenza in qualsiasi rapporto esterno. Una scelta rara in un mondo che premia sempre di più le prime impressioni e gli illusionisti. Tutto iniziò nel 1960, grazie a 26 viticoltori che, decisi a perseguire un percorso di continuo sviluppo qualitativo dei vini nati dai loro vigneti, fondarono la cantina in un piccolo borgo di Appiano. La principale svolta si ebbe con l'ingresso in azienda di Louis Reifer nelle vesti di direttore generale, una figura che seppe infondere efficacemente ai soci il suo bagaglio di conoscenza enologica e la sua fiducia nel potenziale del territorio. Oggi la cantina conta 300 soci viticoltori che dal 2009 portano ogni anno le uve vendemmiate all'interno di un impianto completamente rinnovato e fornito di tecnologie enologiche d'avanguardia, con un occhio di riguardo verso la sostenibilità. La riserva San Daniel in degustazione nasce da viti coltivate a spalliera su terreni vulcanici con depositi morenici, ad un'altitudine di circa 350 metri sul livello del mare. Questo pino nero mostra un color rubino carico, reso elegante da alcuni riflessi granati e dall'ottima consistenza. Al naso spiccano gli aromi primari di ciliegia e bacche rosse, ben accompagnati da un discreto sottofondo speziato. Il profilo gustativo evidenzia una bella spalla acida che ci introduce ad un tannino fitto e convinto, che ben si integra con la buona morbidezza. Il finale è abbastanza caloroso e piacevolmente sapido. Una riserva dalla vita ancora piuttosto lunga, caratterizzata da un naso equilibrato nella sua semplicità e da un palato gagliardo, che ne fa un ottimo vino d'abbinamento. Si tratta di una delle riserve di Pinot Nero Alto Atesino più accessibili sul mercato, un vino che bada alla concretezza, senza tentare di stupirci con effetti speciali. Io l'ho apprezzato.